Che cosa significa essere lì dove la storia accade? Per me, prima di tutto, vuol dire presenza e testimonianza. Al tempo del giornalismo digitale, molti si illudono, questo è quello che inducono a credere anche alcuni editori per ragioni essenzialmente di risparmio, che non sia più necessario essere lì dove le cose accadono. E invece proprio attraverso la necessità di superare questo filtro digitale bisogna tornare a una esperienza analogica per certi versi, che è il giornalismo di prossimità, ad altezza d'uomo. Robert Capa, un grande fotografo che ci ha permesso di conoscere le immagini, attraverso le immagini anche le sensazioni, le reazioni della seconda guerra mondiale, non solo diceva se la tua foto non viene bene, probabilmente il problema non è tecnico, ma perché non eri abbastanza vicino. Ecco, io credo che in questo senso di vicinanza, che poi lui ha espresso anche in alcuni studi, in alcuni libri, indicasse la necessità di trovarsi vicino alle persone, guardarle negli occhi, ascoltarle, condividere un pezzo del loro percorso e anche delle loro paure, senza lasciarsi sopraffare dagli eventi e dalle emozioni. Quindi testimonianza per dare voce anche a chi nei contesti difficili una voce non ce l'ha. Sono le vittime dei conflitti, soprattutto i civili, sono gli stessi combattenti, perché i combattenti hanno paura. Bisogna parlare con i soldati, andare lì dove loro combattono per capire che cosa li muove, che cosa li spinge, che cosa temono, perché vengono sacrificati. E bisogna farlo anche per i tanti che nel silenzio affrontano la sfida della speranza contro ogni speranza. Mi vengono in mente tante figure incontrate in questi anni. Lence, una donna macedone che a partire dal 2011 si è trovata sotto casa, letteralmente sotto casa, perché vive a due passi dalla massicciata ferroviaria che dalla Grecia conduce fino ai Balcani. Si è trovata ad affrontare le orde, così venivano definite inizialmente, di profughi dalle guerre del Medio Oriente, in particolare dalla Siria. E lei decide di affrontare quella necessità come può, come una madre per certi versi, e si occupa dei bambini che passano di notte, degli adulti, cerca di dare conforto, una coperta, una minestra calda, e questo coinvolge la gente del villaggio, che ad oggi ha potuto assistere oltre 250.000 persone. Oppure penso a quel imprenditore libico che di nascosto più o meno ogni settimana si reca al mercato degli schiavi e compra alcuni degli schiavi al prezzo più basso. Gli uomini e le donne che costano meno sono quelli che hanno meno speranza di vita, perché sono stati torturati nelle prigioni libiche, e lui li acquista dando l'idea di voler risparmiare sugli schiavi. In realtà lo scopo è quello di rimetterli in sesto, prendersene cura e poi trovare il modo per farli fuggire dalla Libia. Oppure Volodymyr Sagaidak in Ucraina, che a Kherson, nel sud del paese, dove affaccia l'Ucraina alla Crimea, lungo il fiume Dnipro, si è trovato all'inizio del 2022, a febbraio-marzo, quando scoppia la guerra, ad affrontare Vladimir Putin quasi personalmente, perché Volodymyr dirige un centro per minori disagiati in Ucraina e sapeva che prima o poi le forze speciali russe avrebbero fatto il possibile per portargli via i bambini. E lui ha escogitato a rischio letteralmente nella sua vita una serie di sistemi, di stratagemmi per salvare tutti e 52 i bambini che ospitava nella sua struttura, più altri 15 che gli erano stati portati lì dalle forze russe, e oggi è uno dei principali testi d'accusa nell'inchiesta della Corte Penale Internazionale contro Vladimir Putin e gli altri associati per il reato di deportazione di minori in tempo di guerra. Ecco, tutte queste immagini insieme ci dicono che un giornalista può raccogliere queste storie se è lì presente, e attraverso il suo lavoro può fare giustizia di queste testimonianze, rendendole pubbliche e in qualche modo anche proteggendo queste persone dall'oblio, dal silenzio, e da quel silenzio che poi diventa complice anche dell'indifferenza con cui anche il nostro lavoro viene subito da tanti. Mi viene chiesto tante volte che cosa devo temere di più, l'indifferenza o il silenzio o la scoperta di notizie che noi rendiamo pubbliche. Lo scoop, la rivelazione giornalistica è parte essenziale del nostro lavoro, il nostro desiderio quotidiano e anche senso di responsabilità che ci porta ad approfondire.
ma più di tutto io personalmente temo il silenzio. Quando riveli qualcosa che può cambiare le sorti di un pezzo di storia, di un impegno che può essere politico, istituzionale e soprattutto il destino di tante persone vittime di abusi, di crimini contro i diritti umani, e intorno a te avverti questo silenzio, da una parte percepisci la volontà, anche politica, di volere ammutolire, zittire queste storie, e dall'altro anche il pericolo personale che qualcosa possa accadere nel silenzio, e infatti tanti di noi affrontano da molti anni anche delle limitazioni nella vita quotidiana proprio per ragioni di sicurezza. Molte volte ci siamo domandati se nel nostro lavoro il raccontare, provare a raccontare, descrivere fino in fondo possa, anziché migliorare le cose, peggiorarle. Io in questo ho un mio dogma: non preoccuparmi troppo delle conseguenze del mio lavoro, né per me né per la realtà che mi circonda, perché la notizia è in qualche modo un pezzo di realtà e di verità, non è mai tutta la verità. Bernardo Valli, un grande cronista, reporter in aree di crisi, diceva che il giornalista che scrive un reportage, per esempio dalle zone di guerra, o che svolge un'inchiesta, sta raccontando la prima bozza della storia, e le bozze, come sappiamo, possono essere rifinite, corroborate, migliorate oppure cestinate. La sensazione delle volte è che in qualche modo apparentemente la realtà possa peggiorare dopo ciò che noi raccontiamo, perché questo provoca anche disaffezione nei lettori, negli ascoltatori, nel pubblico in generale. Lo abbiamo notato in particolare con la guerra in Ucraina, una grandissima attenzione nelle prime settimane, e poi questa sovrabbondanza di informazione ha provocato un allontanamento che è anche una forma di protezione da parte di chi ci legge e che vuole tutelarsi da tutto il male che in qualche modo ci circonda. Perciò noi abbiamo la necessità di raccontare anche le luci che ci sono nell'abisso dei conflitti o delle inchieste giornalistiche, come è successo a me, e non solo a me, in particolare sul tema delle migrazioni, rivelando e svelando le connessioni pericolose tra istituzioni, gruppi criminali, gruppi economici. Credo però che alla lunga la realtà possa migliorare per una ragione molto semplice: la consapevolezza rafforza le comunità, rafforza la coscienza collettiva e permette di decidere anche meglio. Per questa ragione il giornalismo è molto ostacolato, perché il giornalismo, attraverso l'informazione, le notizie che raccoglie sul campo, le testimonianze, le rivelazioni, permette ai lettori, che sono anche degli elettori, di sapere di più che cosa accade, e quindi di poter scegliere. E in fin dei conti, quando si tenta di silenziare voci come la mia o di altri colleghi, non si sta facendo un torto solo a me. Penso in particolare al caso delle intercettazioni, che ha riguardato nuovamente anche me in quest'ultima tornata di indagini su intercettazioni informatiche, ma si sta in varia misura minacciando la salute delle nostre democrazie. Tanto più che il nostro giornalismo ha un'incidenza internazionale, non solo per quello che riguarda i conflitti, ma soprattutto le inchieste sui traffici di esseri umani, droga, armi, e che in qualche modo e in varia misura toccano anche le istituzioni del nostro paese e dell'Europa. E in questo senso, quando mi domandano ma che cosa si potrebbe fare di più e di meglio anche nel rapporto con i lettori per consolidare la necessità di una buona informazione, io dico sempre che i giornalisti prima di tutto hanno la responsabilità di fare il loro lavoro fino in fondo, e poi sarebbe anche necessario che i lettori comprendessero che la buona informazione non può essere gratuita, che ha sempre un costo, perché spostarci costa, perché raggiungere luoghi pericolosi costa, perché pubblicare costa, e allora poter contare sul sostegno anche economico dei lettori, questo non è un aspetto secondario, anche se qualche volta viene trattato con allergia anche dagli editori, credo che sia necessario. E allo stesso tempo una scelta di questo tipo, che è una scelta quotidiana di chi acquista un giornale, scarica un podcast, sostiene un sito di informazione, sta incentivando il giornalista a lavorare meglio, e il lettore torna a essere padrone dell'informazione, può pretendere da quel giornalista o da quella testata precisione e chiarimenti in un tempo molto, molto complesso.
Gli algoritmi, l'intelligenza artificiale condizionano molto il nostro lavoro, lo facilitano per molti aspetti, ma lo rendono problematico. Uno dei temi oggi è quello delle fake news. In realtà la guerra è fatta di inganni. Un inganno che tutti noi conosciamo fin dall'antichità è quello di Ulisse con il cavallo di Troia, che viene portato in segno di pace e all'interno nasconde invece dei guerrieri. E in tutti questi secoli la guerra non ha cambiato questo codice linguistico, lessicale, questa sua grammatica, e l'informazione è utilizzata dalla propaganda in qualche modo anche per renderci parte in conflitto anche a nostra insaputa. L'intelligenza artificiale è un problema gigantesco perché noi oggi facciamo molta fatica a verificare le informazioni, e tutto questo è lo specchio, purtroppo direi fedele, anche di una realtà in movimento e complicata. Perciò esserci è importante. Il mio grande cruccio è non essere riuscito ad arrivare a Gaza, ad esempio, come tanti altri colleghi, ci è stato impedito di entrare, ufficialmente per ragioni di sicurezza. In realtà noi siamo sempre stati dappertutto, da Aleppo a Grozny in Cecenia, alla ex Jugoslavia, naturalmente al fronte ucraino, alla Somalia, per citare i conflitti più pericolosi degli ultimi 20 anni. Credo che il tentativo sia stato quello invece appunto di silenziare e stabilire un filtro. Tutto ciò che noi non raccogliamo direttamente di persona attraverso i nostri occhi, con la nostra presenza fisica nei luoghi, può essere messo in discussione. E qui, di necessità virtù, i giornalisti devono provare a trovare delle fonti alternative con grande fatica, ma è la dimostrazione plastica di come oggi vi sia una guerra non dichiarata al giornalismo, perché il giornalismo fa informazione, l'informazione fa consapevolezza e la consapevolezza aiuta a prendere delle decisioni. Quindi provare a silenziare i giornalisti, manipolarli anche a loro insaputa e utilizzare i social media per condizionare la percezione dell'opinione pubblica, in fin dei conti ha questo scopo, e cioè far credere a chi guarda, a chi legge, a chi ascolta, che non tutto ciò che guarda, che legge e che ascolta sia in fondo vero, e quindi si può fare a meno dell'informazione. Una cosa che ho imparato sul campo in tutti questi anni è ascoltare, guardare e soprattutto ascoltare e guardare anche la propria paura. Questo non lo puoi apprendere in nessuna università, in nessun corso di giornalismo, neanche tra i più avanzati, perché quando ti trovi in una situazione di conflitto, oppure quando realizzi un'inchiesta giornalistica che ha delle ripercussioni anche per la tua vita, per quella della tua famiglia, per quella dei tuoi colleghi, devi avere a che fare con la paura. La paura diventa un compagno di strada, anche un termometro per ciò che accade intorno, ed è quando senti meno la paura che devi preoccuparti, perché qualcosa si è rotto nella tua psicologia, forse anche nel tuo animo, nel tuo cuore, e soprattutto non riesci a sentire la paura degli altri e restituirla quando la racconti. Quindi è importante averci a che fare, perché la paura dà la dimensione anche del coraggio, non tanto e non solo quello dei giornalisti, ma soprattutto di chi nelle situazioni di conflitto, nelle aree di crisi, vive quotidianamente con la paura. Io non potrò dimenticare quei genitori che lungo la rotta balcanica dei profughi, sui campi innevati o in Ucraina, fuggendo all'inizio del conflitto da un paese che era colpito 24 ore su 24 da missili, droni, artiglieria, raccontavano delle favole ai bambini, ai loro figli, per provare a stemperare la preoccupazione di quel momento. Oppure il coraggio di quelle donne, di quegli uomini insospettabili che nei luoghi più remoti del nostro pianeta hanno messo a rischio anche la propria vita per proteggere la nostra. Io stesso sono stato più volte nascosto, protetto da persone che ho conosciuto per caso e che in quel momento hanno capito, loro sì, quanto fosse importante il nostro lavoro per poter dare voce a chi una voce non l'avrebbe avuta. E l'altra cosa che ho imparato, purtroppo devo dire a nostre spese, è il modo con cui abbiamo trascurato i diritti umani acquisiti grazie alle fatiche dei padri costituenti, e non solo costituenti del nostro paese, ma direi anche costituenti delle organizzazioni internazionali. Si è cominciato a pensare che esistono diritti umani di serie B per i migranti, per i profughi, e tutto questo ci ha portato a dei conflitti nei quali i bambini possono essere deportati quasi senza scandalizzarsi,
oppure a Gaza dove i civili possono essere massacrati perché ogni tot civili si spera di colpire un terrorista o un combattente nemico. Non possiamo assuefarci a questa realtà, dobbiamo percepirne la complessità e abbiamo però necessità, questo sì, di lavorare insieme anche tra giornalisti. Una cosa molto difficile ma molto bella che accade nelle aree di crisi è che i giornalisti fanno comunità tra di loro, si aiutano, si sostengono, affrontano le proprie paure, il proprio terrore in momenti di grave difficoltà, scambiano le idee, le fanno circolare e permettono in questo modo alle informazioni di essere più ampie. Mi viene in mente un'immagine, una serie di immagini per provare a tenere insieme queste riflessioni. Ed è il coraggio che hanno tanti giovani colleghi ed è un coraggio che deriva da chi li ha preceduti. Penso ad Andrea, suo papà è stato ucciso da giornalista nella ex Jugoslavia mentre si occupava di bambini, un servizio sui minori. E Andrea aveva 4 anni. Oggi Andrea viaggia insieme a me e ad altri colleghi in zone di guerra perché lui ha deciso di prendere in mano il testimone anche senza averlo mai dichiarato. Oppure Caterina, una giovanissima fotoreporter ucraina che affronta dall'inizio della guerra la grande difficoltà del suo mestiere, quello di essere lì con la sua macchina fotografica dove le persone muoiono, dove i colpi si sparano, dove il piombo viene subito, e ha deciso a un certo momento di raccontare anche altri conflitti e quindi Caterina è venuta ad esempio in Palestina, in Cisgiordania. E penso a quei giovani che oggi sperano, nonostante sia molto difficile scegliere di fare il nostro mestiere, di provare a esserci, perché evidentemente nessuna tecnologia potrà mai spegnere il grande desiderio di presenza che i giornalisti hanno, di racconto, di descrizione della realtà. E io continuo, lo dico anche con una punta d'emozione, a lavorare con fatica, perché non è facile dopo molti anni, anche emotivamente, continuare a stare sui fronti molto caldi, anche per stare vicino a questi ragazzi più giovani, non perché io ho qualcosa da insegnare a loro, ma perché attraverso il loro sguardo e attraverso la loro passione, la spinta che non è una spinta ideale ma è molto concreta, quella di esserci per raccontare, traggo beneficio anche per il mio lavoro. E quindi tutto ciò che noi facciamo in qualche modo è dedicato a chi ci ha preceduto e non c'è più, ed è dedicato a quanti scelgono anche di fare questo mestiere e che guardano a noi come testimoni ed esempio. Nessuno di noi vorrebbe essere un esempio per altri, però comprendiamo quanto il nostro lavoro può essere da stimolo anche per chi verrà dopo. E quindi sento fortissima personalmente questa responsabilità di esserci per documentare, per descrivere, per raccontare, per testimoniare e anche per accompagnare chi dopo di noi deciderà di esserci ancora.